quando sono entrato a Roma mi ha dato quella possibilità intanto di sopravvivere e avere un'alimentazione un po' più decente di quella che potevamo avere inizialmente. 20.000 lire di rimborso spese, più mi ha dato la possibilità a me e alla mia famiglia di andare a tingere da un macellaio per mangiare, perché insomma la carne forse non so se prima me la ricordavo, e questa è stata la mia, diciamo, prima soddisfazione a livello anche economico, perché non pagando da mangiare, cioè quella carne ne ha soffrito anche la mia famiglia. Giocavo in una squadra di Rione, e poi mi hanno probabilmente, non so quale la motivazione e chi è stato colui che mi ha portato alla Roma, sempre a livello giovanile, che avevo 14-15 anni, perché ho fatto praticamente la Roma C, prima esisteva la Roma C, poi ho fatto la Roma B e poi ho fatto la Roma A, sempre a livello giovanile però questo, per poi arrivare, prima si chiamavano, oggi si chiamano Primavera, ma si chiamavano Ragazzi Federali, questo me lo ricordo. Le parrocchie di una volta era un'aggregazione non indifferente, perché io da Torpignatara andavamo a San Giovanni Bosco, era il mio punto di riferimento, perché lì si poteva giocare, c'era l'obbligo di andare a sentire la messa, altrimenti non ti... e successivamente lì si giocava tutta la giornata, e perché insomma Torpignatara anche allora, che era un fiore di città, però era di Rione, ma era frequentato da gente, veramente c'erano prostitute, papponi che mantenevano, queste erano le situazioni di Torpignatara, e sono riuscito a uscirne fuori tramite sicuramente il calcio. Se mi è capitato di andare allo stadio, al campo a fare allenamento con una scarpa nera e una scarpa marrone, perché magari a notte ero stato fuori tutta la notte, la mattina mi ero messo le scarpe. Quando Masetti mi ha dato quel famoso schiaffo, si era reso conto che queste stupidaggini non vanno fatte, perché dopo si hanno delle conseguenze e non si hanno dei risultati, perché Masetti per me è stato forse la persona più importante a livello giovanile, perché quello schiaffo mi ha messo sulla strada giusta, probabilmente, anzi sicuramente. Nessuno sa quanto ho subito da bambino questa situazione, perché io avevo 6 anni quando sono stato ferito dai bombardamenti, perché io sono del 1938, la guerra era nel 1944, perciò avevo 6 anni. La guerra l'ho subita fisicamente, e ricordo con dei flash, la bombardavano a Centocelle, noi abitavamo al terzo piano, mia madre diceva che bombardando era meglio attraversare la strada e andare da una signora che aveva una villetta che era solo un piano, ma noi spostandoci cadde una bomba proprio avanti alla casa di fronte dove andammo noi, e lì le schegge le prendemmo tutte, io, mio fratello e mia mamma. Io ero adesso io lo posso dire, in fondo ero tra la vita e la morte. La scheggia della bomba mi è entrata nella pancia, camminava, si vede nell'interno, ed era
tra il fegato e il polmone, questo me lo ricordo benissimo, e ecco dove era il pericolo di vita, perché basta che toccava uno di questi potevo andare. E per fare questo hanno fatto un altro intervento togliendomi una costola per tirare fuori questa, questa cosa, che me lo ricordo poi che per tanti anni ce l'ho avuta, che c'era un campionato che si giocava di giovedì, che era formato da qualcuno della primavera e tutti i giocatori che non giocavano, che facevano parte della rosa della prima squadra, che non giocavano, facevano anche i collaudi per poter far giocare domenica successiva un giocatore o l'altro. E io ho fatto ho cominciato a fare anche questo campionato qui. E la fortuna è stata proprio in occasione di una partita, avevo 17 anni, e giocammo a Napoli. I giornali, i titoli erano Orlando, il piccolo Vinicio. Era un nome, come posso dire, come Maradona, ecco, in quel periodo, che era Vinicio, era una cosa. Questo era il giovedì. La domenica si giocava sempre a Napoli la Serie A e io sono stato convocato. C'era un allenatore che si chiamava Miss Stock, che a un certo punto non c'era più. Noi andammo a Napoli in treno, perché prima si viaggiava in treno, senza l'allenatore. Diventò allenatore Nordal, che era il centravanti della Roma. Come sempre prima della partita si va nel campo per vedere il campo, per vedere se era morbido, tacchetti da mettere, tutte le cose normali che succedono prima della partita. A un certo punto mi fa: Orlando, ti vogliono nei spogliatoi. Ma vai, andiamo nei spogliatoi. Andiamo nei spogliatoi e Orlando si spogli. Come si spogli? Si spogli. Ma io dico, perché lei deve giocare. E lì fu l'esordio mio in Serie A. Mandando via questo allenatore, Norda diventò allenatore e c'era un posto libero e Orlando, che era centravanti, perché io non ero alla destra, ero centravanti, dal livello giovane ho sempre giocato centravanti. E questo è stato il mio esordio, che poi successivamente è stata anche la domenica successiva. Ho fatto delle partite e ho continuato a giocare in prima squadra. Dopo l'esordio, in tutte le società che i giovani andassero, si diceva, a fare le ossa, e sono andato a Messina dalla Roma e andando a novembre io praticamente ho fatto un campionato in una squadra abbastanza modesta, 17 gol, che sono in Serie B, ho fatto veramente tanti gol. Tornando da Messina ho fatto il mio primo contratto di persona, avendo l'offerta dalla Roma di tot soldi, e ho cominciato la mia carriera come professionista praticamente. Comprarono Manfredini, non so se ve lo ricordate, e a me, non dico che mi hanno proposto, ma mi hanno messo a giocare alla destra. E io mi sono adattato, perché mi sono guadagnato di stare ancora alla Roma per altri 5-6 anni alla Roma, giocando con i Losi, con lo Iacono, con questi fenomeni, con Selmonso che venne dalla Lazio. Quando vivevo nel mondo della Roma, la maglia era qualcosa di sacra, qualcosa di importante, ed era tutta la mia vita, perché insomma è quello che mi ha stravolto la vita. Lo sfottò era una cosa determinata che si viveva tutto l'anno con i 2 derby, insomma, e il romano in modo particolare sentiva questo tipo di responsabilità. Sì, no, sì, ho fatto sicuramente gol, questo me lo ricordo, però no, non è, sono quelli giocatori che hanno determinato i derby, erano i Da Costa, lo Iacono, dei grandi giocatori che poi si scatenavano con il derby.
quando avevo fatto la mia casa a Roma, perché ero appena sposato, eravamo in viaggio di nozze e guardo la televisione e sento che Orlando è stato venduto alla Fiorentina. La partita che ricordo come ex giallorosso, e ho giocato Fiorentina-Roma. L'emozione è stata tale e credo di non aver toccato neanche una palla. Il primo tempo credo che veramente di non averla proprio vissuta, e ne vedere la maglia della Roma e io con la maglia della Fiorentina. Poi in fondo devo dire che l'esperienza della Fiorentina è stata tale che addirittura ho vinto la classifica dei cannonieri. Devo dire che ho la fortuna da calciatore, ma la fortuna più importante è stata aver avuto la possibilità di conoscere e di incontrare e di vivere, ormai sono 65 anni che vivo insieme con lei, una donna meravigliosa. La carriera dopo Firenze, Torino, Napoli, Spal. Sono stato acquistato dal Torino, c'era allenatore Nereo Rocco. Era una persona che avrebbe dovuto fare, secondo il mio parere, un altro mestiere. Ho fatto 2 campionati a Napoli, giocando tutte le partite da titolare, ma con Sivori, Altafini, con dei fenomeni non indifferenti, con Giuliano, con della gente straordinaria. Poi sono rimasto a Ferrara, sì, sono rimasto a Ferrara perché ho trovato nella famiglia di mia moglie mi davano quelle cose che io non avevo avuto da bambino. Una carezza forse io non l'ho mai avuta da mamma e da papà. Della gente molto modesta, non è che ne faccio una colpa perché mamma e papà mi hanno messo al mondo, però per un bambino credo che la mancanza di un genitore e di una carezza, ripensandoci, ne soffre moltissimo. No, intanto se prepari un aperitivo io lo prendo, così dopo glielo offriamo. Ah, grazie. Grazie. Allora, la carriera dopo Firenze,